Bentornati tutti in questo nuovo video. Allora, come vedete abbiamo rimontato la portiera, quella blindata, appoggiato la portiera, diciamo quella originale tranne che per il colore. Adesso vedremo di rimuovere tutta la lamiera che non ci serve, infatti se vedete qua già tocca. La toglieremo tutta quanta in modo da riuscire a chiudere questa portiera con montata quella blindata, e poi cercheremo di unire le due portiere di modo da farli diventare un tutt'uno, quindi flessibile alla mano e si taglia. Allora, abbiamo qui la portiera del guidatore, quindi ovviamente questa qui è la versione, diciamo, come viene venduta, e questa qui è come doveva essere venduta. Quindi abbiamo rimosso praticamente tutta questa parte qui, ok? Questo qua l'avevamo già fatto in precedenza, che sarebbe questo. Praticamente abbiamo rimosso tutta la pannellatura interna e un pezzo di quella barra lì antisfondamento che avevamo già tagliato perché era legata qui davanti, e in questo caso qui abbiamo rimosso completamente tutto. Infatti vedete lì era elettrosaldata. Quindi avendo fatto così bisogna fare un pochino di tagli e cuci ancora, ma grossolanamente è così che dobbiamo ridurre anche quella del guidatore. Poi vedremo di inserire delle viti da qua, magari qui, qualcosa qui sopra anche, per tenerla praticamente ben aderente alla portiera, quella blindata, così seguirà bene tutta quella che è la forma della macchina. Ovviamente c'è da capire che così è un po' precaria, diciamo. E oltretutto questa portiera qui noi la manterremo diciamo smontabile, quindi quella che è la condizione che vedete adesso, quindi qui la portiera e qui la portiera blindata, verrà mantenuta, di modo che se dobbiamo fare qualche lavorazione a questa portiera lo possiamo ancora fare. Quindi adesso abbiamo messo in posizione questa, ok, con qualche vite, non tutte perché sono di ingombro. Praticamente lavoriamo anche questa qui, la appoggiamo e poi vediamo insieme come faremo dentro i fori, perché questa qui ovviamente è completa e qua poi bisognerà aggiungere tutti questi fori per avvitarla. Faremo quello e vedremo di avvitarle insieme sulla portiera, e vedremo l'effetto finito, quindi le due portiere che si muovono insieme, dato che il punto di rotazione è praticamente il medesimo, perché questa guida è perfettamente in linea con questa, vedete? Qua il perno le prende tutte insieme, quindi riusciamo a aprire tutto insieme e a mantenerle anche indipendenti. Fatto dopo questa piccola introduzione, andiamo avanti ancora. Allora, abbiamo ritagliato tutto il superfluo e come vedete siamo già con la portiera montata al suo posto. Devo dire che l'effetto finito rende questa macchina ancora più una macchina. Adesso la apriamo, così vediamo insieme l'effetto. E voilà! Questo qua è l'effetto che cercavamo: portiera completamente disaccoppiata dalla portiera interna. Cerniera è la stessa, come abbiamo detto prima, e quindi noi siamo praticamente avvantaggiati dal fatto che lavorando su quella portiera lì, questa qua è smontabile e siamo molto più comodi a far tutto. Quindi diciamo che è il risultato che stavamo cercando. Adesso l'abbiamo già segnata, apriamo anche l'altra, vediamo all'interno come si presenta e poi vediamo di fissarla e fare un po' di aperture e chiusure per capire se c'è qualche intoppo a cui non abbiamo pensato. Quindi a tra poco. Allora, vediamo un po'. Siamo andati avanti e si vede.
Allora, abbiamo praticamente forato la portiera e aggiunto tutti i tubi che poi portano i filettati alle chiusure. Quindi questi, questo qui, quello lì in fondo, ok. E abbiamo deciso di aggiungere questo, che è fondamentalmente funzionale, nel senso che può servire per aprire e chiudere la portiera, comunque come nuova maniglia, visto che questa è su di estetica, diciamo. Quindi abbiamo fatto il lavoro su questa e l'abbiamo fatto anche sull'altra portiera. Al che abbiamo pulito i vetri, li abbiamo tirati fuori da, diciamo, da dove erano, e fidatevi di me che non erano così puliti. Li abbiamo poi, dicevo, puliti, li abbiamo segnati, quindi vedete qua c'è su tutto il pennarello indelebile, che tranquilli poi si riesce a togliere. Fatto un piccolo premontaggio per vedere che tutto fosse a posto, visto che erano stati forati e poi non è stato più fatto niente. Per sicurezza abbiamo, vedete, aggiunto dentro qualche vite. Praticamente adesso noi andremo a segnarli qui, ok, per poi fare tutta la lavorazione a fresa per portare questo pannello liscio, quindi per togliere questo gradino che vedete, lo spessore della L, per portare questo piano allo stesso punto di questo qua, o comunque il più possibile, diciamo. Con più riusciamo a rendere liscia questa parte qua, meglio sarà. Dopo, vabbè, l'unico gradino che rimarrà sarà tra qui e qui, ma non ci possiamo fare nulla, nel senso che non abbiamo altre opzioni, però vabbè, è già comunque qualcosa. Lo faremo comunque su tutti e quattro i vetri, in modo da rendere tutte le superfici il più lisce e omogenee possibili. Questo lavoro qua lo faremo fare a un nostro amico che ci darà una mano per fresarla, visto che non abbiamo a disposizione una fresatrice per il momento. Quindi fatto questo, direi che vabbè, adesso segniamo i vetri e poi vediamo un attimino come procedere, nel senso che qua adesso le lavorazioni che sono rimaste iniziano a essere un po' poche e iniziano ad essere anche più noiose. Infatti dentro lì è smerigliato, ma dietro bisogna smerigliare tutto e fare tutta la parte di finitura, quindi ne abbiamo ancora. E poi mancherebbe da fissare questa portiera a questa, perché adesso ci sono un paio di puntate di saldature in giro, però comunque qualche vita la dobbiamo mettere, magari una da qui che si avvita qua in un dadino, qualcosa del genere, giusto per tenerle legate insieme in maniera un po' più ferma, diciamo. Quindi segniamo i vetri e vediamo tra un attimino cosa abbiamo combinato. Allora, abbiamo segnato i vetri, vedete qua la bella righetta dove poi il nostro amico andrà a fresare. Abbiamo segnati tutti, questo, tutti questi qua, bello intorno, se si vede qui, e uguale quell'altro. Bene, adesso smontiamo tutto quanto, li imballiamo così li può portare via. E adesso troviamo qualcos'altro di divertente da fare, perché qua tanto la lista è talmente lunga che c'è sempre da divertirsi, quindi avanti. Allora, cari amici, come vedete è stata fatta un po' di pulizia delle saldature, siamo andati avanti tipo mezza giornata e questa ripresa rispetto a quella precedente è, diciamo, più giovane di 7 mesi circa. Praticamente siamo rimasti che io non mi ricordo dove eravamo arrivati, che è cambiato, che l'abbiamo smerigliata un pochino dentro, un po' di pulizia, abbiamo fatto il paraurto nuovo e non lo so,
penso poco altro. L'abbiamo pulita, l'abbiamo spostata, l'abbiamo pulita e l'abbiamo rispostata un'altra volta. Quindi, visto che questo video ha perso tutto il filo logico che poteva avere, io concluderei qui questa puntata e ci vediamo alla prossima, dove partiremo con tutta questa parte qua di muretto. E quindi alla prossima puntata. Ciao a tutti!